Benvenuti o bentornati sul canale di Coste del Sud. Io sono Vincenzo. In questo video voglio spiegarvi e più che altro rispondere alle numerose domande che spesso ci fate, e cioè come cercare una casa vacanza nel Salento. E qui arrivo io nel vostro aiuto. Vi spiego come cercare sul nostro sito www.costedelsud.it, quindi il sito della nostra agenzia viaggi nel Salento. Per chi non lo conoscesse già, Coste del Sud è un'agenzia che è nata nel lontano 1999 e siamo appunto online con un bel catalogo, con un ricco catalogo di case vacanza, ville, villette, appartamenti, trulli, ville con piscina, grandi ville per gruppi, tutte dislocate sul territorio del Salento. In prevalenza i nostri alloggi sono nella provincia di Lecce, sia sulla costa ionica sia sulla costa adriatica salentina, però abbiamo qualcosa anche sulla costa di Taranto, più precisamente abbiamo San Pietro in Mevagna, Torre Lapillo, comunque siamo a ridosso, diciamo un po' più su, un po' più a nord di Porto Cesario. Prima di procedere vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella con tutte le notifiche per ricevere anche tutti gli altri nuovi video che andrò a pubblicare sul canale. Bene, una volta aperto appunto Google andiamo a scrivere www.costedelsud.it e andiamo a prendere il nostro sito internet. Una volta atterrati sulla home page abbiamo in primis quattro macro categorie, che sono appunto le case fronte mare, le ville con piscina, piscina esclusiva, villette, appartamenti, case con animali ammessi, vista mare panoramica, Pagliare e Trullo. Pagliare e Trullo sono le abitazioni tipiche del Salento, da non confondere con i trulli che si trovano sulla Valle d'Itria, su Alberobello, su Fasano, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca. Sono un'altra tipologia di trulli, sono sempre costituiti da muri fatti in pietra, ma sono molto diversi, quindi da non confondere. Qui da noi si chiamano in realtà pagliare, non proprio trulli. Comunque andiamo avanti. Qui abbiamo delle offerte quindi per la settimana prossima che siamo in calendario, quindi dal 30 aprile al 7 maggio, quindi ci sono delle offerte random che vanno comunque a cambiare ogni volta che si aggiorna la pagina. Torniamo alla ricerca di come cercare una casa in base alle nostre esigenze. Quindi per chi conoscesse già il Salento ha la possibilità di selezionare qui dove vuoi andare, quindi o tu cercare appunto in tutto il Salento, oppure sulla Salento Costa Ionica, Salento Entroterra, oppure Salento Costa Adriatica. Quest'oggi andiamo a fare una ricerca principalmente sul Salento Costa Ionica, che è dove poi noi abbiamo numerosi alloggi. Sul Salento Costa Ionica, in ordine di come sono dislocati sulla mappa e tutte le località dove abbiamo le case, partiamo con Pulsano Taranto, San Pietro in Mevagna, Torre Lapillo, Porto Cesario e a scendere fino a Santa Maria di Leuca. Quindi questo è come sono dislocate le località sulla mappa da nord a sud, parte ionica, e sulla parte adriatica sempre da nord a sud, partendo da Otranto per andare a finire poi a Marina Serra, che è una delle ultime località prima di arrivare a Santa Maria di Leuca. Mettiamo Salento Costa Ionica per facilitare la ricerca, cioè per stringere, per non cercare su tutti i numerosi immobili che abbiamo comunque sul nostro portale. In questo caso andiamo a fare una ricerca molto semplice, una delle più classiche, quindi facciamo Salento Costa Ionica, mettiamo 2 posti letto e un periodo abbastanza richiesto, che è quello per esempio dall'11 al 18 giugno. Quindi qua abbiamo aprile, maggio, giugno, noi andiamo a scegliere 11-18. Noi le prenotazioni che andiamo a fare sono sabato. In alcuni casi abbiamo alcuni alloggi che è possibile locare anche da domenica a domenica, ma la ricerca in quel caso si restringe tantissimo. Quindi mettendo 11-18 il software ci propone opzionale se vogliamo scegliere un'ulteriore settimana a seguire, oppure lasciamo soltanto la settimana dall'11 al 18. In questo caso andiamo a cliccare il bottone di colore arancio che abbiamo sulla destra dove c'è scritto cerca. Cliccando cerca avremo il nostro risultato. Quindi a sinistra possiamo ancora perfezionare la ricerca aumentando il numero di persone, se vogliamo le camere, il numero di bagni, se con noi abbiamo un animale a 4 zampe
o anche a due zampe che viene in vacanza, possiamo scegliere da qui andare a filtrare ancora di più la ricerca. Adesso basiamoci sui risultati che abbiamo. In questo caso abbiamo trovato 223 alloggi disponibili dall'11 al 18 giugno 2022 per 2 persone. In questo caso sono ordinate per codice. Noi da questi grandi bottoni blu possiamo fare cambiare l'ordinamento, e cioè per prezzo più basso, per prezzo più alto, per distanza dal mare, distanza dalla spiaggia di sabbia oppure distanza dal centro. E oggi andiamo a fare appunto andiamo a smanettare, diciamo a cambiare queste tipologie di ordinamento per agevolare appunto la vostra ricerca. Mettiamo distanza dalla sabbia, sarebbe dalla spiaggia di sabbia. Cambiando in questo modo andiamo a trovare il primo alloggio più vicino alla spiaggia disponibile per 2 persone dall'11 al 18, che è questo qua. Quindi da qui possiamo andare a leggere distanza dal mare sabbia 10 metri, distanza dal mare scoglio 150. Abbiamo un breve titolo, un codice, la località esatta scritta qui come Pescoluse, Posto Vecchio. Possiamo ancora leggere alcuni accessori, non tutti, ma sono soltanto dei macro accessori che si vedono nella card, diciamo nell'anteprima dell'annuncio, e abbiamo aria condizionata, lavatrice, barbecue, animali non ammessi in questo caso. Quindi a seguire abbiamo un altro appartamento che il codice è 304, il codice è 307 e così a scendere. Se abbiamo ulteriori necessità di filtrare questa ricerca, possiamo andare a switchare o a flaggare da questa tabella che abbiamo sulla sinistra. Quindi se noi vogliamo un fronte mare, andiamo a cliccare qui e ci dice il software che ne abbiamo 21 fronte mare. Quindi selezioniamo fronte mare e il filtro automaticamente ci va a dire che abbiamo 21 alloggi indicati anche qui, sempre per lo stesso periodo per 2 persone. Possiamo filtrare ancora di più, quindi ne abbiamo 18 con aria condizionata, benissimo, andiamo a spuntare aria condizionata. Noleggio biancheria, oppure noi vogliamo le zanzariere o vogliamo la lavatrice, quindi da questo filtro possiamo andare a perfezionare sempre di più la nostra ricerca per arrivare a trovare la casa vacanze ideale o quella comunque molto più vicina alle nostre esigenze. A questo punto proviamo ad entrare in uno di questi alloggi per vedere come è fatta la scheda di una casa. Quindi possiamo fare vedi, andiamo a vedere questo appartamento che è il codice 921 situato a Marina di Mancaversa. Clicchiamo su vedi e si aprirà la scheda. La scheda è molto semplice, quindi abbiamo la galleria fotografica che possiamo andare avanti e indietro con le frecce, se siamo con il cellulare, quindi si può fare swipe up avanti e indietro, switchare appunto avanti e indietro e si va a vedere tutta la galleria fotografica. Non contento, possiamo anche cliccare su più foto per vedere diciamo, la galleria in un altro modo, quindi andare a vederla. In questo caso abbiamo anche delle foto, delle bellissime foto fatte dal drone dove è possibile vedere l'alloggio, quanto è vicino al mare o comunque dove si trova esattamente. Questa è una bella terrazza, quindi qua abbiamo tutte le fotografie di questo immobile. Torniamo alla scheda. La scheda è composta appunto il codice CIS, il codice identificativo della struttura obbligatorio da un po' di anni. Abbiamo il numero di posti letto che indica 2+2. Cosa vuol dire 2+2? È una delle tantissime domande che spesso ci ponete. Cosa vuol dire 2+2? 2+2 vuol dire che 2 posti sono classici, in questo caso per esempio la casa è dotata di una camera da letto, il terzo e il quarto posto letto molto spesso sono nel soggiorno, quindi con un divano letto. Qui abbiamo di nuovo un'altra schedina che va a perfezionare o comunque a indicare bene dove si trova o comunque le principali distanze che ha questo immobile per esempio dal mare Scoglio, dalla spiaggia di Sabbia, dal centro, dall'aeroporto di Brindisi oppure dall'aeroporto di Bari, indicate qui. Poi abbiamo le caratteristiche, quindi tipo di struttura, casa vacanza, tipo alloggio, appartamenti, bilocale, piano primo, cosa abbiamo in cucina, e quindi c'è tutto il dettaglio di come verrà organizzata la cucina per il vostro soggiorno, le attrezzature interne, cosa abbiamo, il clima nel soggiorno, TV condizionata terrestre, zanzariere, internet, wifi, le attrezzature esterne, quindi ombrellone, doccia esterna in più, naturalmente oltre a quella che abbiamo in casa. Andiamo avanti, abbiamo una breve descrizione
dell'alloggio, si continua ancora con classe energetica, con tutto il calendario a partire in questo caso ad aprile, perché comunque tutti i mesi già trascorsi automaticamente verranno mascherati, comunque occultati, non si vedono più nel calendario, quindi si vede da aprile in avanti. Qui possiamo notare che ci sono tutti i prezzi settimana a settimana con cadenze sempre, come dicevo prima, sabato sabato. Dopo il calendario a scendere abbiamo la mappa esatta, quindi il punto esatto di dove si trova la casa, con questo point appunto dislocato sulla mappa. Qua viene indicata la località, la provincia, la regione, la nazione è quella dell'Italia. Possiamo ancora vedere foto della località, video della località, recensioni della località oppure recensioni di questo alloggio. Quindi abbiamo appunto persone che hanno già soggiornato in questo alloggio. Abbiamo beccato in questo caso proprio una casa che ha una singola recensione, una casa è una new entry. In altre case potete trovare 40, 50, addirittura 60 recensioni, perché comunque è un alloggio che abbiamo da più anni sul portale. Andiamo a vedere come prenotare eventualmente un alloggio. In questo caso abbiamo visto come trovarlo, come prenotare è altrettanto facile, quindi una volta viste tutte le fotografie, visto le distanze, visto il prezzo, in questo caso che è riportato sulla destra o anche in basso nella barra diciamo continua, abbiamo un prezzo per la casa non a persona, attenzione, il prezzo che voi andate a vedere in questo caso di 7,50 meno 40 di sconto a 7,10 è il prezzo totale da sabato a sabato per 2 persone o più persone. Le persone sono in questo caso indicate a 2, se noi andiamo a cambiare a 3 il prezzo non cambia, se andiamo a mettere 4 il prezzo non cambia, quindi questi 710 euro sono per l'intero soggiorno compreso di acqua, luce, gas, pulizie iniziali e pulizie finali, quindi è un all inclusive, è un tutto incluso. Naturalmente senza i pasti. La casa è dotata di cucina e di una bellissima vista mare. Fatto questo ci sono più opzioni, quindi uno può richiedere un preventivo, quindi basta inserire nome, cognome, email e il preventivo vi arriverà in copia per email, oppure può pensare di telefonare a tutti i nostri recapiti. In questo caso abbiamo 3 recapiti, quindi un telefono fisso e 2 cellulari. Se non volete telefonare potete fare un contatto WhatsApp, quindi basta cliccare sul bottoncino WhatsApp e il messaggio arriverà direttamente all'operatore, al collega che in questo caso ha fotografato, ha visionato, ha fatto il sopralluogo, conosce benissimo quell'immobile. Bene, spero che in questo video ho risposto alle numerose domande che spesso ci inviate per email, per WhatsApp o comunque anche al telefono. Vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella, perché ci saranno altri video tutorial come questo per cercare l'alloggio o la vostra casa vacanza ideale sul nostro sito internet. Nelle prossime puntate cercherò di spiegare come cercare una villa con piscina, un trullo o comunque una casa più vicina alla spiaggia se venite con bimbi o comunque non volete utilizzare l'auto e arrivare a piedi sulla bellissima spiaggia del Salento. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il video fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ancora!